Questo è un Brewing Diary, io sono sempre Lucio e come avrete letto dal titolo non di solo alcol vive il birraio, almeno in alcune occasioni. Oggi parlo di alcune tecniche per dealcolare la birra o comunque per ottenere una birra low alcol. Nella prossima puntata farò un esperimento per vedere se riuscirò a fare una birra con pochissimo alcol. Quindi iscriviti al canale così non perdi la prossima puntata, attiva anche la campanella, no? Comunque in Italia una birra è definita no alcol o low alcol se ha una gradazione massima di 1,2%, vuol dire che l'1,2% del volume della birra è costituito da alcol. Quindi in ambito homebrewing direi che c'è un largo margine per ottenere una birra low alcol, anche per legge. Ci sono molte tecniche diffuse di dealcolizzazione di una birra, alcune usate anche in ambito casalingo. La prima che mi sento di considerare e già di escludere in ambito homebrewing è quella dell'interruzione della fermentazione. Questa tecnica è un po' la tecnica dei contrari. Si fa fermentare la birra normalmente, ma si interrompe la fermentazione quando il grado alcolico desiderato è stato raggiunto. Per interrompere la fermentazione si abbassa repentinamente la temperatura in modo da inibire il lievito, che quindi non produce più alcol. Questa tecnica sembra essere stata inventata dai mastri birrai tedeschi che sono riusciti a produrre, a detta di molti, delle birre no alcol con le stesse qualità delle birre alcoliche tedesche. Però in ambito casalingo servirebbe il controllo di un gran numero di variabili e in più, senza rimuovere il lievito dalla birra, c'è il rischio che questo riparta non appena la birra torni a una temperatura di fermentazione. Ed arriviamo quindi alla prossima tecnica, che è collegata all'interruzione della fermentazione, e sto parlando della centrifugazione dopo la fermentazione. Infatti, dopo aver abbassato la temperatura e bloccato il lievito, si può praticare una centrifuga in modo da separare le particelle di lievito dal mosto. Ovviamente questo in ambito homebrewing direi che è quasi impossibile. Se avete una centrifuga provate e fatemi sapere, ma dubito che un homebrewer abbia una centrifuga a portata di mano, o almeno non molti. Comunque il principio è che il lievito ha un peso specifico particolare e quindi con la centrifuga viene espulso dal mosto. L'alcol prodotto resterà in soluzione con parte delle molecole che danno il profilo organolettico della birra e sarà possibile rimuovere il lievito dalla soluzione. Il vantaggio di questo processo è che si può attuare anche in questo modo una chiarificazione della birra che verrebbe perfettamente limpida. Infatti le molecole che danno torbidità spesso sono molto pesanti ed è facile estrarle per centrifugazione in teoria, ma di contro si rischia di estrarre anche parte delle componenti organolettiche tipiche della birra artigianale, oltre a tutti gli esteri prodotti dal lievito che, essendo stato estratto, non può più produrli all'interno del mosto. E passiamo quindi a una delle tecniche che in ambito homebrewing per fare una birra analcolica è sempre la più suggerita, ovvero la bollitura della birra. Infatti questa tecnica sfrutta le diverse temperature di evaporazione dell'acqua o della birra e dell'alcol. Infatti l'acqua bolle a 100 gradi, la birra invece a 78,37 gradi. Quindi mantenere una birra già fermentata per un certo periodo di tempo a circa 79 gradi permette all'alcol di evaporare totalmente dalla birra. Si hanno però delle conseguenze. Prima fra tutti la reazione di Maillard, la stessa che avviene durante la maltazione dell'orzo. Infatti, aumentando la temperatura, le componenti della birra, come zuccheri e proteine, tendono ad imbrunire e a cambiare il sapore. La seconda conseguenza è quella che con il calore le componenti organolettiche della birra tendono a degenerare o comunque a cambiare struttura molecolare o addirittura ad evaporare. Penso alle birre luppolate che hanno delle componenti altamente volatili e se scaldate tendono a
perderle molto facilmente. La terza conseguenza è che già a 60-65 gradi stiamo quasi pastorizzando la birra, che non sarebbe più birra artigianale, almeno per legge. Quindi questo metodo, accoppiato a una rifermentazione con lievito in bottiglia o una carbonazione forzata, permette di avere la quasi totale assenza di alcol all'interno della birra, ma come manca l'alcol rischia che non ci siano neanche le componenti organolettiche tipiche di quella birra. Sicuramente, almeno secondo me, le IPA non possono subire questo processo. Se vogliamo fare una cosa un po' più blanda, ci sarebbe l'evaporazione sottovuoto. Infatti l'alcol in pressione può bollire anche a 40-50 gradi evaporando, e quindi la birra verrebbe scaldata molto meno. È il principio della pentola a pressione. Quindi in questo modo si riesce ad eliminare l'alcol scaldando un po' meno la birra. Le conseguenze in ambito brewing sarebbero le stesse, infatti in ambito industriale questa tecnica è poi utilizzata ridistillando l'alcol e quindi recuperando poi le componenti organolettiche volatili che sono legate all'alcol e che vengono reinserite all'interno della birra, mentre in ambito brewing la vedo molto difficile da fare. La prossima tecnica invece è l'osmosi inversa o nanofiltrazione. Anche qui la birra non sarebbe più artigianale, perché si parla di birra non artigianale quando è microfiltrata, e qui stiamo parlando di nanofiltrazione. Comunque tramite delle membrane si manda in pressione la birra che passa attraverso queste membrane e viene separata, quindi una parte della birra, che è quella con l'alcol, resta in un contenitore, mentre l'altra va a finire nel prodotto finito, diciamo, e resta in soluzione. In questo modo però si tolgono anche le componenti organolettiche, quindi anche qui si ha un deperimento del prodotto finito. E passiamo quindi alle tecniche che secondo me sono le più valide in ambito casalingo. La prima tra tutti è anche la più antica, ovvero annacquare la birra. Secondo me è anche la tecnica meno redditizia, forse perché sono cresciuto con l'idea che non si può annacquare il vino, tantomeno la birra. Ma volendo provare si potrebbe fare una birra molto concentrata in termini di luppolatura, esteri prodotti, per poi annacquarla in modo da avere una birra che conservi gli stessi esteri e la stessa luppolatura di una birra alcolica, diluendo però la componente alcolica, quindi avendo una birra da 5 gradi con un potere luppolatorio di 50 e dividerla in 10 parti in modo da avere mezzo grado ma un potere luppolatorio di 5. Potere luppolatorio me lo sono inventato ora, ma penso che lo userò perché mi piace. Comunque questa tecnica è difficilissima da prevedere, perché in termini di IBU, in diluizione, con gli esteri che non possono essere misurati sempre in ambito brewing, è una tecnica molto difficile da prevedere, quindi non la trovo la mia preferita. Un'altra tecnica che è molto futuristica e poco applicabile ancora in ambito brewing è quella dell'utilizzo di lieviti specifici. Esistono infatti dei lieviti che non producono alcol, ma che comunque riescono a fermentare un mosto. È futuristica perché, pur sembrando molto promettente, questi lieviti sono ancora in fase di studio e non sono ancora riuscito a trovarne neanche mezza bustina negli store, e quindi sto aspettando che arrivino. Ed arriviamo quindi alla tecnica che penso di utilizzare per la mia prima birra low alcol, ovvero quella di affamare il lievito. So che sembra molto crudele, ma va fatto. Infatti conto di produrre una birra con una quantità di zuccheri fermentabili praticamente nulla. In questo modo il lievito sì, morirà di fame, ma non potrà neanche produrre alcol, secondo la classica reazione che una molecola di zucchero produce 2 molecole di CO2 e 2 molecole di alcol. Quindi avrò una birra liscia, che andrà rifermentata sicuramente, ma che sarà anche quasi totalmente analcolica. Sì, quasi totalmente analcolica, perché bisognerà comunque considerare lo zucchero di priming e lo zucchero dato da eventuali dry hopping
che comunque porta a una fermentabilità seppur minima e quindi a un aumento del grado zuccherino fermentabile. Sono variabili che sembrano irrisorie per una birra normale, ma per una birra che tende ad avere una percentuale di alcol pari a 0 potrebbero creare delle fluttuazioni anche importanti. E questi erano i metodi che ho considerato per produrre la mia prima birra analcolica. Nella prossima puntata la cotta della birra in questione con alcune considerazioni pratiche su questo tema, quindi iscriviti al canale e clicca la campanella così non te la perdi. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere con un like e alla prossima!